Stai ancora tagliando le pause manualmente nei tuoi video, una per una. Taglia, cancella. Per un video di 8 minuti possono volerci 40 minuti di montaggio, solo per le pause. Gestisco due canali YouTube. Su Motivazione Stoica ho ricevuto più di 227.000 visualizzazioni, ho pubblicato più di 200 video lunghi e l'ho monetizzato in meno di 60 giorni. Su Creator Lab Italia ne ho pubblicate 57 in 5 mesi. Con questi numeri, se avessi continuato a tagliare le pause a mano, mi sarei fermato al 10° video, non per mancanza di idee, ma per mancanza di tempo. Una funzione di CapCut Pro ha cambiato il mio flusso di lavoro, si chiama Transcript. Analizza il tuo video, trova ogni pausa e la elimina automaticamente. Il processo dura pochi secondi. Poi c'è una fase di revisione che preferisco fare manualmente, che su un video da 8 minuti richiede qualche minuto, non mezz'ora. In questo video ti faccio vedere il mio flusso completo. Su un video che voglio pubblicare uso CapCut Pro. Se hai la versione gratuita, questa funzione non è disponibile. Se stai costruendo video seri per il tuo business, questo è il metodo che ti fa risparmiare tempo senza sacrificare la qualità. Prima di spiegarti la funzione, vorrei chiarire perché questo passaggio è importante, non solo per te, ma per chi guarda. Ogni volta che nel tuo video c'è una pausa non necessaria, lo spettatore si distrae. Un secondo di vuoto, un momento in cui non succede nulla e la mente va altrove. Su YouTube andare altrove significa chiudere il video. YouTube memorizza quanto a lungo le persone guardano i tuoi video. Più a lungo guardano, più YouTube capisce che il tuo contenuto vale qualcosa e lo propone ad altre persone. Un video compatto, senza tempi morti, viene guardato più a lungo, aiutando il canale a crescere. Non è solo una questione di risparmio di tempo in fase di montaggio, è rispetto per il tempo di chi guarda e strategia per chi vuole che il canale lavori per il suo business. Quando importo un video grezzo in CapCut, non avvio subito la rimozione delle pause. Il primo passo è controllare il livello audio. Guarda la barra del volume. Vedi queste linee colorate? Quando parli, i picchi della tua voce devono arrivare a illuminare la prima linea rossa, quella più in basso tra le rosse. Se restano sempre nel verde, il volume è troppo basso. Se superano la prima linea rossa e vanno oltre, l'audio va in distorsione e non si recupera in post-produzione. Quindi è meglio registrare con un livello audio più basso e pulito e poi aumentarlo al livello giusto durante l'editing. Regolo il livello audio prima di avviare la funzione di rimozione delle pause, perché la funzione automatica legge il tuo audio per capire dove ci sono i silenzi. Se il volume non è calibrato correttamente, rischia di sbagliare e ti ritrovi a correggere a mano quello che doveva fare in automatico. Quindi regoli prima il livello audio, poi avvii la funzione. Dopo aver selezionato la lingua dell'audio, avvio la funzione Transcript per rimuovere le pause. Clicco e CapCut inizia ad analizzare il video. Dopo pochi secondi ho l'elenco delle frasi ripetute che non cancello in automatico e l'elenco delle pause del video. Confermo per cancellare solo le pause. Vedi la differenza? Dopo la rimozione automatica, la durata del video si è ridotta, è rimasto solo il contenuto denso, senza tempi vuoti noiosi. Vuol dire che lo spettatore non aspetta mai. Quando preme play, ogni secondo ascolta informazioni, senza attese inutili. Ora arriviamo alla parte che non dice nessun tutorial. La funzione automatica lavora bene, ma lavora in modo meccanico. Non sa distinguere una pausa inutile da una pausa intenzionale e soprattutto quando taglia tende ad essere troppo aggressiva all'inizio di ogni segmento. Guarda qui, vedi? Il taglio ha eliminato la prima sillaba di questa parola. L'audio parte in modo brusco, non è naturale. Quindi prendo il bordo sinistro del clip tagliato e lo trascino verso sinistra, recuperando qualche frame. Così la parola torna intera e la voce è naturale. Un'altra cosa che controllo in questa fase sono le pause intenzionali. Quando dici qualcosa di importante, un concetto che vuoi che l'altra persona assorba, una piccola pausa aiuta. Se la funzione l'ha eliminata, la rimetto. Questa revisione manuale su un video da 8 minuti mi porta via pochi minuti, ma aumenta di molto la qualità del video, rendendo la voce più scorrevole e meno meccanica. Quando registri, capita di sbagliare una frase e di ripeterla subito dopo. Nella timeline, quindi trovi la versione sbagliata e quella corretta. In questo passaggio elimino manualmente le ripetizioni sbagliate. È un lavoro veloce perché lo faccio mentre sto già rivedendo i tagli delle pause. Con un passaggio solo faccio 2 correzioni. Questo passaggio, audio, rimozione delle pause e revisione, è il secondo blocco del mio flusso di lavoro in CapCut. Dopo viene l'aggiunta dei b-roll, i testi a schermo, gli zoom in e out per guidare l'attenzione e la correzione colore. Ma questi sono argomenti per altri video. Ogni passo ha un ordine preciso che ti fa risparmiare tempo, evitandoti di tornare indietro a correggere.
Se lavori su YouTube per acquisire clienti, il tuo tempo non è infinito. Ogni ora che passi a tagliare pause a mano è un'ora sottratta alla strategia, alla crescita, al tuo business. Questo metodo lo uso su ogni video che pubblico, su entrambi i canali. Adesso lo puoi usare anche tu. Se vuoi capire come costruire un sistema YouTube che porta clienti, non solo visualizzazioni, trovi il link in descrizione per accedere alla mia community gratuita su School. Nel prossimo video ti spiego come puoi aggiungere facilmente sottotitoli professionali ai tuoi video, in automatico.